Salve a tutti, benvenuti nel canale di Passione Uncinetto. Oggi realizzeremo insieme l'omino di pan di zenzero, che è una decorazione natalizia molto utilizzata perché è appunto ideale sia per appenderlo come decorazione, quindi facendo un cappietto qui nella parte sopra, oppure inserendo una calamita, qualcosa per poter decorare il frigo, la cappa della casa, comunque utilizzarlo come decorazione e anche come regalino inserito in un sacchettino, come un simpatico comunque omaggio, segnaposto. Ci sono tantissime idee per poter utilizzare questo lavoro. Prima di presentarvi il materiale e metterci al lavoro, vi volevo ricordare di iscrivervi al mio canale e di cliccare sulla campanellina per ricevere le notifiche dei miei prossimi video. In più vi volevo invitare a seguirmi sulla mia pagina Facebook e la mia pagina Instagram Passione Uncinetto. Lì cercherò comunque di anticipare ciò che poi porterò qui sul canale e infatti, essendo questa una delle tante richieste di questo tipo di progetto che mi è arrivata appunto sulle mie pagine, è anche un modo per interagire. Detto questo, se il video vi piace lasciatemi un pollice all'insù e andiamo alla presentazione dei materiali. Per questo progetto utilizzerò cotone numero 5 marrone, cotone numero 5 bianco e cotone numero 5 rosso per fare il fiocchetto rosso. Questo tipo di cotone è di questa marca, chissà vi potrebbe interessare, Super Ritorto Europeo. Dopodiché lavoreremo il tutto con uncinetto 1,75, poi avremo bisogno delle forbici, una colla, in questo caso io ho una colla al silicone, anche una colla normale per attaccare tutte le decorazioni, e delle perline per fare, che io ho utilizzato questa dimensione, per fare gli occhietti e i bottoncini. Prendiamo il cotone marrone, facciamo un cappietto che non conteremo, quindi lo stringiamo e lavoriamo 18 catenelle. Fatte le nostre 18 catenelle, ne aggiungiamo una per girare e cominciamo dalla prima catenella che abbiamo a disposizione a lavorarci delle maglie basse. Quindi in questo caso dobbiamo fare 18 maglie basse, una per ogni catenella che abbiamo a disposizione. Quindi 3, 4, 5 e continuiamo fino alla fine a lavorarci 18 maglie basse. Fatte le nostre 18 maglie basse, ci rialziamo con una catenella, voltiamo il lavoro e lavoriamo sempre punto su punto 18 maglie basse. Dobbiamo fare 3 righe di 18 maglie basse, quindi la prima l'abbiamo fatta, ora faremo la seconda e la terza. Comunque, per spiegarvi, stiamo lavorando le braccine del nostro omino. Quindi ci siamo rialzati con una catenella, entriamo nel primissimo punto che abbiamo a disposizione, facciamo la prima maglia bassa, quindi ritorniamo ora indietro con 18 sempre maglie basse, una maglia bassa per ogni maglia che abbiamo disponibile. Di questo ne dobbiamo fare un'altra riga, quindi in tutto 3 righe sempre
di 18 maglie. Fatte le nostre 3 righe di maglie basse, voltiamo il lavoro senza fare catenella, entriamo direttamente nel primo punto spostandoci con una maglia bassissima. Quindi facciamo 1, 2, 3, sempre maglie bassissime solo per spostarci, 4 e 5. Quindi ci siamo spostati di 5 punti. Ci rialziamo con una catenella, rientriamo nello stesso punto facendo una maglia bassa. Qui ne dobbiamo lavorare 8, quindi una l'abbiamo fatta, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Quindi abbiamo lavorato 8 maglie basse, quindi nella parte centrale. Qui, come vedete, ce ne avanzano 5. 1, 2, 3, 4 e 5. Quindi, fatte le 8 maglie basse, ci rialziamo con una catenella e voltiamo il lavoro. Quindi dobbiamo lavorarci il pezzettino del corpicino con tutte le gambette. Rientriamo nello stesso punto e facciamo una maglia bassa seguita da un'altra maglia bassa sempre nello stesso punto. Quindi abbiamo fatto un aumento laterale, 2 maglie basse nello stesso punto. Ci lavoriamo i punti restanti, quindi sempre tutte maglie basse, tranne l'ultimo punto che lavoreremo sempre 2 maglie basse nello stesso punto. Quindi faremo un aumento all'inizio e un aumento alla fine e ci ritroveremo alla fine con 10 maglie basse totali. Quindi qua nell'ultimo punto ne lavoriamo 2 maglie basse. Una catenella e voltiamo il lavoro. Rientriamo nello stesso punto e facciamo la prima maglia bassa e qui lavoreremo punto su punto, quindi dobbiamo lavorare 10 maglie basse. La prima l'abbiamo fatta, contiamo insieme 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Ora inizieremo la prima gambetta, quindi una catenella, voltiamo il lavoro, dividiamo questa lavorazione in 2, quindi dobbiamo lavorarci 5 maglie basse. Quindi rientriamo nello stesso punto dopo aver fatto la catenella e facciamo la prima maglia bassa, la seconda, la terza, la quarta e la quinta. Questa già è la prima gambetta. Una catenella, voltiamo il lavoro, quindi le gambette ce le lavoreremo una per volta. Rientriamo nello stesso punto e facciamo la prima maglia bassa e ripetiamo sempre una maglia bassa per ogni punto sottostante.
abbiamo fatto le 5 maglie basse. Qui nell'ultimo punto ne facciamo un'altra nella parte esterna, quindi portiamo le maglie basse a 6 nella parte esterna. Quindi questo è un aumento che abbiamo fatto nella parte laterale e non nella parte centrale dove vengono le gambette unite. Una catenella, voltiamo il lavoro e facciamo una maglia bassa per ogni maglia sottostante, quindi in tutto 6 maglie basse. 3, 4, 5 e 6. Una catenella, voltiamo il lavoro, rientriamo nella prima maglia che abbiamo a disposizione e facciamo sempre una maglia bassa per ogni maglia sottostante. Una catenella e voltiamo il lavoro, rientriamo nella stessa maglia dove abbiamo appunto generato la catenella e facciamo la prima maglia bassa e ripetiamo sempre 6 maglie basse. Questo lo dobbiamo fare per un altro giro ancora. Ora vi dirò poi, riepilogando, quante righe ho fatto della gambetta. Facciamo una catenella, voltiamo il lavoro e rifacciamo 6 maglie basse. 2, 3, 4, 5 e 6. Qui nell'ultimo punto effettuiamo un aumento, quindi abbiamo fatto la sesta, sempre nella parte esterna ne facciamo un'altra, quindi 7. Una catenella, voltiamo il lavoro e facciamo l'ultima riga, quindi lavoriamo 7 maglie basse. 2, 3, 4, 5, 6 e 7. E qui abbiamo terminato. Ora facciamo un piccolo riepilogo di quello che abbiamo appena fatto della nostra gambetta. Abbiamo lavorato 5 maglie basse iniziali. Nella seconda riga abbiamo fatto il primo aumento, sempre dalla parte esterna, quindi le maglie sono diventate 6. Abbiamo lavorato 6 maglie basse per altre 1, 2, 3 righe. Alla riga successiva abbiamo lavorato un aumento e abbiamo lavorato punto su punto, quindi 7 maglie basse all'ultima riga. Quindi in totale, complessivamente, abbiamo fatto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 righe per fare una gambetta. Ora possiamo tagliare il filo, lo agganciamo e quindi la prima gambetta è terminata. Ci dobbiamo riagganciare nella parte centrale per fare la seconda. Prendiamo quindi di nuovo il filo, andiamo nella maglia successiva a quella lavorata e ci portiamo il filo, facciamo una catenella, rientriamo nello stesso punto
e facciamo la nostra prima maglia bassa. Quindi abbiamo fatto la nostra prima maglia. La codina cerchiamo di lavorarcela ora nelle maglie successive, quindi ce la portiamo dietro per un pezzettino, quindi lavoriamo la seconda maglia bassa, lavoriamo la terza, la quarta e la quinta. Quindi abbiamo lavorato le nostre 5 maglie basse. Una catenella, voltiamo il lavoro e qui faremo il primo aumento perché è la parte laterale. Quindi rientriamo nello stesso punto, facciamo 2 maglie basse nello stesso punto, quindi portiamo le maglie a 6 e proseguiamo, e dobbiamo fare la stessa lavorazione che abbiamo fatto per l'altra gambetta. Quindi ci lavoriamo qui, mi raccomando non inserite aumento qua nella parte centrale fra le due gambe, una catenella e voltiamo il lavoro. Ci lavoriamo sempre le maglie che abbiamo a disposizione, quindi in questo caso ne avremo 6, 2, 3, 4, 5 e 6. Una catenella e voltiamo il lavoro. Rientriamo sempre nello stesso punto e ci lavoriamo maglia su maglia, sempre 6 maglie basse. Una catenella, voltiamo il lavoro. Ora ci lavoriamo la quinta riga sempre maglia su maglia e poi nella sesta riga faremo il nostro ultimo aumento. Quindi diciamo stiamo ripetendo quello che abbiamo fatto per l'altra gambetta. Ve lo sto facendo vedere perché non è un lavoro lunghissimo, quindi vi posso fare vedere tutti i passaggi. Qui nella sesta riga faremo 2 maglie basse nella stessa maglia, quindi abbiamo fatto un aumento e poi una maglia bassa per ogni maglia che abbiamo a disposizione. E nell'ultima riga, quella che stiamo appunto per fare, la settima, lavoreremo una maglia bassa per ogni maglia che abbiamo sottostante. Quindi ripeteremo le maglie che abbiamo nel giro precedente. E abbiamo così terminato la seconda gambetta. Ora vediamo la lavorazione perfettamente uguale che abbiamo fatto. Queste sono le nostre 2 gambette, quindi possiamo tagliare il filo. Lo agganciamo e quindi la parte delle braccine e delle gambette è terminata. Ora dobbiamo riprendere la lavorazione nella parte della testa, quindi prendiamo di nuovo il filo e qui ci dobbiamo agganciare nella parte centrale della testa delle braccine. Qui abbiamo fatto 18 maglie iniziali, se voi vi ricordate abbiamo iniziato con 18 catenelle, quindi
dobbiamo lavorarci le 4 catenelle centrali, quindi 18 meno 4 fa 14, 14 diviso 2 7. Contiamo 1 2 3 4 5 6 7. Nell'ottavo entriamo e iniziamo la lavorazione della testa. Quindi ci tiriamo il filo, facciamo una catenella, rientriamo nello stesso punto facendo una maglia bassa, e qui abbiamo fatto la prima maglia bassa, ne lavoriamo altre 3, 2, 3 e 4. Quindi abbiamo lavorato le 4 maglie centrali. Come vedete dall'altra parte abbiamo 1 2 3 4 5 6 7 maglie. Continuiamo una catenella, voltiamo il lavoro e lavoriamo un aumento da una parte e uno dall'altro. Quindi faremo 2 maglie basse nello stesso punto da una parte, 2, poi ci lavoriamo quelle centrali, quindi 3, 4 e nell'ultima 2 maglie basse, 5 e 6. Quindi da 4 passiamo a 6 maglie basse, una catenella, voltiamo il lavoro. Qui facciamo la stessa cosa, lavoriamo un altro aumento, quindi entriamo nel primissimo punto che abbiamo a disposizione facendo 2 maglie basse, 2, continuiamo a lavorare la terza, la quarta, la quinta, la sesta e poi nell'ultimo punto ce ne lavoriamo altre 2 nello stesso punto, quindi arriviamo a 8 maglie basse, 1 e 2 nello stesso punto. Ci rialziamo sempre con una catenella, voltiamo il lavoro e facciamo un altro aumento, quindi rientriamo e facciamo sempre 2 maglie basse nello stesso punto, ci lavoriamo una maglia bassa per ogni maglia che abbiamo a disposizione fino all'ultima maglia dove lavoreremo un altro aumento, quindi in tutto dovremo avere 10 maglie basse. Arrivati all'ultima maglia lavoriamo 2 maglie basse, 1 e 2, una catenella, giriamo il lavoro e ci lavoriamo una maglia bassa per ogni maglia che abbiamo a disposizione, quindi entriamo nella primissima maglia, quindi facciamo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 e 10. Ora, dal prossimo giro in poi, iniziamo le diminuzioni fino ad arrivare di nuovo a 4 maglie basse iniziali. Quindi una catenella e voltiamo il lavoro. Entriamo nella primissima maglia, prendiamo il filo, entriamo nella seconda, prendiamo il filo. Abbiamo 3 asoline sull'uncinetto, chiudiamo insieme.
quindi abbiamo ottenuto la prima maglia bassa, la prima diminuzione. Continuiamo, lavoriamo una maglia bassa per ogni maglia fino ad arrivare alle ultime 2 maglie. Quindi con questo lavoro torneremo ad 8 maglie basse. Nelle ultime 2 prendiamo il filo, lo usciamo, entriamo nell'ultima, prendiamo il filo, quindi 3 asoline, chiudiamo insieme. Siamo arrivati a 8 maglie basse. Una catenella, voltiamo il lavoro, entriamo sempre nella prima maglia, usciamo il filo, seconda maglia, usciamo il filo, quindi 3 asoline, chiudiamo insieme, quindi ci fa la nostra prima maglia bassa. Lavoriamo la seconda, lavoriamo la terza, lavoriamo la quarta, lavoriamo la quinta e ora entriamo nella maglia, usciamo il filo, entriamo nell'ultima e usciamo il filo e chiudiamo insieme. Quindi abbiamo lavorato la sesta, siamo arrivati alle 6 maglie basse. Una catenella, voltiamo il lavoro e qui faremo l'ultima riga che ci riporta a 4 maglie basse. Prendiamo il filo, lo usciamo, rientriamo nell'altra maglia, usciamo il filo con 3 asoline e chiudiamo insieme. Abbiamo fatto la prima maglia bassa, facciamo la seconda, facciamo la terza e usciamo il filo dalla penultima e dall'ultima, chiudiamo insieme e abbiamo fatto la quarta. Quindi abbiamo terminato la testolina del nostro omino. Qui possiamo tagliare il filo. Lo agganciamo al solito stringendolo e abbiamo fatto il corpicino del nostro omino. Ora di questa lavorazione uguale ne dobbiamo fare un'altra che io in questo caso ho già preparato e ce l'ho qui perfettamente uguale. Quindi tagliamo i fili in eccesso, ce li possiamo comunque lavorare anche nella lavorazione unendoli e iniziamo a unirli e li uniamo direttamente con il cotone bianco. Prendiamo la parte dritta del lavoro. Come facciamo a riconoscere la parte dritta? Io ve lo dico quasi sempre nelle lavorazioni che faccio. Quando la codina iniziale, che in questo caso noi abbiamo iniziato, se vi ricordate, dalle braccia, è nella vostra sinistra, è la parte dritta del lavoro, quindi questo è il dritto. Se voi ci fate caso ve ne potete accorgere anche dallo spostamento con maglie bassissime quando ci siamo spostati per fare il corpicino. Quindi allo stesso modo questa è anche la parte dritta, quindi le due parti dritte devono andare una da una parte e una dall'altra, quindi noi dobbiamo mettere i rovesci del lavoro, quindi l'altra parte una di fronte all'altra, mentre le parti dritte devono essere nella nostra in modo visibile, così. Quindi sono perfettamente combacianti e ora partiremo prendendo il bianco e facendo quindi la lavorazione. Va bene. Questo era per spiegarvelo, chissà potete avere qualche dubbio per come sistemare comunque le parti.
Prendiamo il cotone bianco e iniziamo dalla parte sotto le braccine. Quindi dobbiamo prendere la lavorazione da una parte e dall'altra. Entriamo in tutte e due le lavorazioni, così, ci tiriamo il filo, facciamo una catenella, rientriamo nello stesso punto sempre prendendo tutte e due le lavorazioni e facciamo una maglia bassa. Da qui dobbiamo fare una maglia bassa per ogni punto, guardate, prendendo tutte e due le lavorazioni, quindi li uniamo in questo modo, lavorandoci una maglia bassa per ogni, prendendo sempre tutti e due. Quindi ci lavoriamo tutto il contorno e nello stesso tempo uniamo i due pezzi. Cerchiamo di prendere ogni punto disponibile che abbiamo senza saltarne, così, guardate. Lavorandoci tutte e due le parti, quindi è una lavorazione che oltre a definirci il nostro omino ci unisce anche le due parti. Arrivati qui, nella parte laterale della gambetta dobbiamo lavorare 2 maglie basse nello stesso punto, perché dobbiamo creare l'effetto arrotondato. Quindi 2, entriamo qui nel punto seguente e ne lavoriamo sempre 2, 1, entriamo nello stesso punto e lavoriamo l'altro, e qui per tutto il sotto della gambetta dobbiamo lavorare 2 maglie basse nello stesso punto. Quindi in questa parte laterale, come vedete, dà l'effetto arrotondato e questo ce lo deve dare tutta la parte sotto, quindi quello che è braccia e gambe dobbiamo lavorare appunto nelle estremità 2 maglie basse nello stesso punto. Continuiamo, 1, e 2, qui arriviamo all'altra estremità e facciamo la stessa cosa, 1 e 2, e qui proprio nell'estremità dopo l'angolo sempre 2 maglie basse nello stesso punto. Così. Dopodiché continuiamo a lavorarci una maglia bassa. Quindi questo lo facciamo solo per quanto riguarda le parti di sotto, quindi le gambe, in questo caso in corrispondenza del piede, quindi della parte sotto, e nella parte proprio delle braccia, quindi in corrispondenza delle mani. Continuiamo la nostra lavorazione con
una maglia bassa per quanto riguarda le parti laterali, sempre prendendo tutte e due, mi raccomando, le parti. Bene, un po' difficoltoso, però vi assicuro che facendolo in modalità più tranquilla non avrete tanta difficoltà. Io posso avere difficoltà solo per quanto riguarda le riprese, solo questo. Comunque ce lo continuiamo a lavorare fino ad arrivare alle braccine, così vi farò vedere appunto la lavorazione là. Qui nella parte centrale andate direttamente nella parte centrale e facciamo la maglia bassa e nello stesso tempo girate e vi lavorate l'altra gambetta, così, sempre mi raccomando prendendo tutte e due le parti. Poi sicuramente la parte che state lavorando dal dritto è la parte che poi verrà utilizzata, perché l'altra parte, dico, risulterà così. Questa invece è la parte proprio dritta. Qui arrivata all'estremità facciamo la stessa cosa, cominciamo a lavorare 2 maglie basse nello stesso punto, già dal punto precedente all'angolo. Ci lavoriamo tutta questa parte con 2 maglie basse fino a sempre allo stesso punto, e qui ci lavoriamo una maglia bassa. Arrivato all'estremità delle braccia facciamo la stessa cosa, 2 maglie basse nello stesso punto per tutta l'estremità, quindi tutto quello che noi vogliamo fare più arrotondato. Qui una maglia bassa e qui una maglia bassa. Ora poi ci rivedremo qui. Se vogliamo fare il cappiettino per appendere il nostro omino, faremo il cappiettino direttamente con questa lavorazione, quindi col bianco. Io qui non l'ho fatto, però lo possiamo fare tranquillamente, perché questo lo volevo utilizzare per mettere appunto una calamita e metterlo o nella cappa o nel frigo in cucina. Però vi farò vedere proprio il metodo per fare il cappietto e dopodiché si continuerà tutta la lavorazione contornandolo sempre con maglie basse. Arrivati qui nella parte centrale della testa possiamo far partire le nostre catenelle e a secondo il cappietto che vogliamo fare. Quindi io per ora non sto facendo un calcolo preciso, a secondo quanto volete fare grande il cappietto, dico, ne aggiungo altre 2, vi dirò anche quante ne ho fatte perché non le ho contate, le contiamo insieme: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13. In questo caso ne ho fatte 13. Rientro nello stesso punto, in questo caso rientro con maglia bassissima, così, perché la maglia bassa l'avevo già fatta nel punto, e continuo lavorando le maglie basse. Questo è il cappiettino nel caso le vogliate fare per appenderli, quindi per una decorazione della casa, dell'albero, così. E continuiamo la lavorazione. Come vedete nella parte qua del braccino ho lavorato le 2 maglie basse nello stesso punto per il contorno, qua le gambette, e continuiamo così ricoprendo anche questa parte.
fino a terminare nel punto dove abbiamo appunto iniziato. Quindi continuiamo la lavorazione e ci rivedremo al termine. Arrivati qui alla fine, ci agganciamo al primo punto, quindi alla base che abbiamo fatto, con maglia bassissima, e possiamo tagliare il filo. Facciamo passare il filo all'interno, lo stringiamo per bene e poi lo facciamo passare nella lavorazione stessa e lo tagliamo. E qui abbiamo formato e creato il nostro omino da appendere, infatti col cappiettino, al contrario di questo che cappiettino non ne ha. Ora dobbiamo fare tutte le decorazioni, quindi iniziamo con il fare il fiocchetto, quindi per ora lo appoggiamo e prima del fiocchetto facciamo queste decorazioni qui, che sono delle semplici catenelle. Quindi io per quello che ho fatto una catenella di 10, quindi stringiamo il cappietto, e ho lavorato 10 catenelle e ne ho fatte 2, quindi 3 4 5 6 7 8 9 e 10. Quindi ho tagliato il filo, l'ho agganciato e queste, dato che sono delle decorazioni che vengono incollate, possiamo tagliare proprio le estremità. Quindi tagliamo nell'estremità di queste, ne ho fatte 2 a 10 catenelle, quindi dopodiché ne ho fatta una con 15 catenelle, quindi per fare quella più grande, la decorazione più grande. Il cappietto lo stringiamo, ci lavoriamo sempre le 15 catenelle e facciamo la stessa cosa che abbiamo fatto con quello, tagliamo le estremità. Poi prendiamo il rosso e facciamo il fiocchetto. Dopodiché siamo pronti per decorare il nostro omino. Queste sono le catenelle, quindi possiamo prendere il rosso. Prendiamo il rosso, facciamo un cerchio magico, entriamo con l'uncinetto all'interno del cerchio, ci tiriamo il filo e facciamo 2 catenelle, filo sull'uncinetto, entriamo e ci lavoriamo 3 maglie basse, 3 maglie alte, scusate, una, 2, 2 e 3, 2 catenelle ed entriamo con maglia bassissima sempre nel cerchio, così. Da qui facciamo partire altre 2 catenelle, sempre 3 maglie alte,
1 2 e 3, 2 catenelle, meno 1 2 e ci chiudiamo sempre con maglia bassissima all'interno del cerchio. Tiriamo il cappietto iniziale, lo tiriamo per bene, abbiamo formato il nostro fiocchettino. Tagliamo il filo un pochino più lungo, così facciamo 2 giri, lo sfiliamo e lo attorcigliamo nella parte centrale, poi sistemandolo con le mani. Quindi creando un fiocchetto. Leghiamo le estremità del cappietto e abbiamo formato appunto il fiocchetto. Quindi leghiamo le estremità e tagliamo il filo. Facciamo un doppio nodo, anche se poi questo verrà attaccato, quindi verrà incollato, quindi non c'è pericolo che si sganci. E tagliamo le estremità del filo. Ok, e il nostro fiocchettino è pronto. Guardate, questo è quello che andremo a sistemare qui nella parte di sopra. In quello l'ho fatto verde e in questo appunto rosso. Quindi possiamo prendere la colla e attaccare le decorazioni. Nelle decorazioni vi potete un pochino pure sbizzarrire voi. Io vi faccio vedere quelle che ho fatto io, però voi potete decidere tranquillamente sia cosa utilizzare e sia come farle. Questa è una scelta vostra. Quindi io prendo la colla, potete utilizzare anche l'altro tipo di colla, la colla vinilica, che verrà benissimo ugualmente, anzi per le decorazioni io vi consiglio quella. Questa è una colla in silicone. La prima cosa che io attaccherò sono gli occhietti, quindi che faccio? Metto un goccino nelle estremità che voglio appunto dove devo inserire gli occhi e inserisco le perline. Non vi preoccupate per l'eccesso della colla perché poi verrà eliminata. E inserisco le perline. E quello che c'è di buono di questa colla, quindi da una parte è una cosa comunque sia positiva, che non incolla subito, quindi dovete attendere, però nello stesso tempo nelle decorazioni, io con l'uncinetto mi aiuto a levare, ecco, i filini in eccesso, e vi dà anche la possibilità nelle decorazioni di spostarle leggermente e quindi di sistemarle. Per quanto riguarda invece gli occhietti che io ho fatto con delle perline, vi posso assicurare che sono
perfettamente appiccicati, quindi per questo funziona diciamo bene. Dopodiché attaccherò il fiocchetto, quindi metterò un goccino qui dove devo attaccare il fiocchetto, quindi farò direttamente così, prendo il fiocchettino e lo inserisco, quindi facciamo una leggera pressione, quindi abbiamo inserito anche il fiocchetto. Dopodiché inseriamo i bottoncini delle perline, quindi le perline a bottoncino subito sotto il fiocchetto, quindi metto uno qua e uno qua, e inserisco. In questo caso io sto usando perline, potete utilizzare benissimo anche i bottoni, i bottoncini, potete comunque farli all'uncinetto. Le decorazioni io sempre insisto a dire che le potete fare come meglio credete, meglio vi piacciono, o in base a quello che avete. I due bottoncini li ho inseriti, ora inserisco la decorazione, quella là più lunghetta, quella che devo inserire appunto qui. Qui vi consiglio l'altra colla, io in questo caso utilizzerò sempre questa, però è più consigliata la colla vinilica. Io questa qua la inserirò, la farò passare in tutta la catenella, vi sporcherete un pochino, però non è una colla aggressiva e quindi non passerà. E qui sistemerete, io scusatemi perché non ho tanto agio a fare, cercherò di fare qualche piccola, ecco, decorazione così. Questa la potete spostare come volete e quindi la sistemate come meglio credete. In questo caso ho creato questo tipo di decorazione. Ora continuerò con queste piccoline allo stesso modo e le inserirò qui nelle gambette come ho fatto appunto qui, quindi facendo la stessa cosa. Magari vi aiutate con qualche pinza, quindi non vi sporcherete le mani. Così inserite le decorazioni. La bocca io l'ho creata direttamente con un pezzetto di filo, quindi ho tagliato un pezzetto di filo. Se voi avete la colla vinilica è ancora meglio, perché passate tutto il filo con la colla, dopodiché gli date la forma, lo unite nella parte laterale e poi lo sistemate
a forma appunto di bocca, così, all'incirca come ho fatto con l'altro. Quindi sistemate anche la boccuccia e il nostro omino di pan di zenzero è pronto. Gli omini sono pronti tutti e due, sono veramente bellini e carini. Questo l'abbiamo realizzato insieme con il cappietto per appenderlo, quindi è una bellissima decorazione da appendere per abbellire la casa. Questo invece l'ho creato per poter mettere nella parte dietro una calamita e quindi utilizzarlo per una decorazione un po' più diversa. Sono semplicissimi da realizzare, le decorazioni le potete fare come volete, potete anche decorare al posto delle gambine le braccia, quindi fare qualche catenella e quindi applicarla alle braccia. Vi potete un pochino sbizzarrire voi sulle decorazioni. Io spero che questo video vi sia piaciuto. Se è così lasciatemi un mi piace al video e condividetelo. Se avete delle domande da fare commentate qui sotto o sulla mia pagina Facebook o Instagram Passione Uncinetto, io sarò lieta di rispondervi. Vi ringrazio di avermi seguita e vi do appuntamento al prossimo video.